Sei carica per Alla l'intervista? grande. Una cosa palestra. Salve. Salve. Aspetta che prendo te. Sei già partito? Eccomi qua, sono a vostra disposizione. Ti dico subito, mi ha colpito qualche sera fa, una settimana fa, che giravi in piazza Fontanesi con una tela. Sì, che tipo di tela era? Era un tuo quadro, adesso non ricordo quale, però dicevi sì, sto girando così perché bisogna anche far vedere alle persone. Perché se non vai tu, loro non vengono. Allora io faccio sempre delle mostre itineranti. Già girando per strada con il dipinto i pantaloni e già far vedere la mia arte. Poi quando faccio qualcosa di nuovo, che voglio che sia criticato nel bene e nel male, giro per strada con i quadri. O il Babbo Natale, oppure qualcosa da stupire come la mano, serve una mano e quindi quando ho qualcosa da stupire lo voglio verificare e giro per strada con il quadro. Qualcuno mi deride sempre perché succede anche questo, qualcuno mi apprezza, qualcuno mi fa i complimenti, qualcuno no. Però ci sta il gioco perché deve essere criticato un artista. Certo. Senza critica non si costruisce niente. È vero, questo è bello, è vero. Mi ricordi un po' perché io suono in strada ogni tanto. Ah, beh, allora sai cosa vuol dire. Bravissimo, e mi ricorda un po' perché a me piace suonare in strada proprio per questo motivo, no? Perché C'è il cerchi contatto con le con persone, le persone. che non sono quelle che vanno a vedere una mostra, che pagano il biglietto e vengono a vedere te, ma ci sono i pro e i contro, sempre, comunque, e quindi è una verifica che uno fa con se stesso. Poi io ho conosciuto tanti pittori che dicono ma io pitturo per me stesso, sono tutte balle perché ci mettiamo sempre in gioco quando fai qualcosa, è importante essere in gioco, se no fini per se stesso e nessuno ti vede con le pitture a fare, poi finisci tutti i quadri nel solaio o in cantina. Allora, Sergio Rabitti, reggiano, Reggiano, nato a Reggio, ho vissuto ci e mi parli? sento proprio reggiano. Sì. Ecco, la mia gioia è di fare qualcosa per la mia città. E molta gente mi dice che faccio qualcosa di importante per la nostra città. Io questo In che ne senso? sono orgoglioso. In che senso secondo te? Nel Cioè, senso che sono il pittore di Reggio, riconosciuto a Reggio, e io mi sento reggiano e convinto di fare qualcosa per la mia città, di lasciare un'impronta. Poi non lo so se andranno fuori da Reggio i miei quadri, per adesso io sono felice così, di essere conosciuto nella mia città. Sergio, com'è stato il tuo percorso artistico, cioè di ricerca? Cioè, quando hai capito che insomma volevi fare il pittore? No, Perché non è sempre facile. non l'ho No? capito, era che diventando vecchio ho detto non so giocare a carte, se vado in pensione cosa faccio? Io non sopporto i vecchi che giocano a carte e perdono solo, forse non è così, forse usano la testa che io non ce l'avevo per le carte, però ero spaventato per questo. Io sono una persona dinamica, ho fatto il paracadutista, ho corso in macchina, quindi avevo bisogno di qualcosa di emozionarmi. È nato casualmente anche perché ho preso delle tele già disegnate da colorare, come diceva la cartolina. Ne ho fatte 3 o 4, poi nessuno ci credeva che l'avessi fatto io. Da lì mi sono iscritto al corso del Circolo degli Artisti, ci sono rimasto per 20 anni, perché poi ho fatto scultura in terracotta, incisione, tutte le serie, perché un pittore, un artista non è solo pittore. Certo. Tant'è vero che è 10 anni che faccio teatro con l'Antonietta 100 Ducati e Gianni Binelli, e quindi anche quella è un'altra esperienza
che la vita non credevo fosse più divertente da vecchio che da quanto è stato giovane. La difficoltà del pittore è che quando la tua epoca è stato fatto tutto. Non so, la cosa bella, Michelangelo, quelle cose lì, sono irripetibili, anche se c'è della gente che è capace di farlo, uguale, identico, però non ha nessun valore. Quindi devi sapere che quello è stato fatto e devi fare qualcosa che non è stato fatto. Allora, come dicevo prima, i soggetti tipo il water, le anatre VC, la carta igienica, tutti quegli oggetti lì non c'erano ai tempi degli altri pittori che mi hanno preceduto. Quindi io sto dipingendo la mia epoca, lo spazzolino del cesso, le cose più umili che abbiamo in casa, io le trasformo in opere d'arte, perché quando ci mancano, tipo la carta igienica, quando ti manca te ne accorgi della sua importanza. Adesso che sono un po' conosciuto, il water con i fiori lo mettono nel salone bello, non lo mettono più nel cesso. Ecco, questo qui ad esempio è un omaggio anche a chi ha inventato questo oggetto che ci dà un conforto che una volta non avevano, perché quando andiamo in bagno è il posto più intimo che abbiamo, tranquillità, leggiamo il giornale, guardiamo le notizie. E poi anche gli altri oggetti della casa che non diamo sempre importanza, la carta igienica, lo spazzolino del water, lo stura lavandino, per dire, che quando si tasa il lavandino è utilissimo. Quindi questa idea ti è venuta appunto Sì, ricercando delle cose che non erano state che fatte. non erano state fatte. Perché è difficile trovare una cosa, il paesaggio, per dire, può essere lo stesso di 200 anni fa, quindi vado a Bianello a dipingere il castello è quello di 200 anni fa. E quello sono soggetti che hanno fatto tantissimi pittori, invece questo io non ho mai trovato nessuno che abbia fatto queste cose qua, che piaccia o non piaccia comunque è originale. E una volta che vai a vedere una mostra, che sei confuso tra tanti quadri che hai visto, se vedi i miei quadri te li ricordi, perché io ho constatato quando andavo a Bologna a vedere la mostra, la fiera dell'arte, venivo fuori che aveva una gran confusione, poi dopo un po' non riesce più a recepire niente. Invece se faccio queste cose qua, dicono ah, hai visto quello là che fa i cessimo, che roba. Questo qui è nato per caso l'altra sera, che stavo facendo il taglio, più che il taglio di fontana, perché una volta che uno ha fatto una cosa non puoi più farla, perché è il taglio di fontana, è il coso di questo, dell'altro. Invece io ho fatto la faiga di Rabitti. Va bene per andare di là dove devo andare? Carino anche questo. Sì. E dico, l'altra sera giravo, ho detto, è il dito che mi dice di andare di qua e tutta sera che gira intorno alla piazza. Perché c'ho sempre questa ironia qua, che non è da pochi, non è da tanti l'ironia. Sì, è vero, tu sei molto ironico. Sì. Per fortuna, perché sennò... Ecco, parliamo di queste cose qua, perché anch'io ti ho conosciuto qualche anno fa come pittore, con i due babbi natali, no? Un babbista sono. Sei un babbista. Ci vuoi parlare anche Sì, di tutti questo? gli anni devo fare qualcosa di nuovo perché la gente me li sta chiedendo anche d'estate, allora lavoro lì dietro, me lo allunghi, ci sono i remagi in Vespa, perché anche tempo fa, quando ho incominciato a fare i remagi in moto, le amiche dicevano ma no, sul cammello, ho detto i 2000 anni che vanno sul cammello, adesso bisogna farli moderni. Sì. Befane da sport, pronta consegna. Sì. Cerco sempre di regalare qualche sorriso alla gente. Sì. Quindi parlavi di emozioni, no? Quindi Sì. ora, Sì, diciamo in un dimmi. certo senso tu trasferisci
sulle tele Sì, le tue emozioni, potrebbe essere certo, così. un quadro ti può fare anche piangere come morire da ridere, quindi sono tutte le emozioni mie che vedono anche gli altri. Tra l'altro la gente, io lavoro abbastanza in superficie, no? Perché faccio delle cose chiaramente leggibili come il water con i fiori, però la gente scava molto di più di quanto scavo io, va in profondità, cerca delle cose che io non c'ero arrivato, poi le prendo come idea, la prendo, però chi è attento mi vede delle cose che io non ci vedo nei miei lavori, delle cose molto più profonde di quanto le vedo io. Cioè una sensibilità che io che ho, che non me ne accorgo. Sì. Perché anche tutti i complimenti che mi fanno rimango stupito. E poi qualcuno diceva che appunto le opere d'arte poi sono di chi le osserva, no? Cioè non sono più dell'autore. Dell'autore, sì, è così. È vero un po', no? Cioè rimangono sempre dell'autore anche quando vengono acquistate, Beh, perché certo. un quadro di Van Gogh è sempre di Van Gogh, anche se ce l'hai in museo e tutto quanto, quindi il quadro è accreditato al pittore. Però chi acquista certe opere, che non solo come investimento, perché quelle grandi Picasso, quelle lì vengono acquistate per l'investimento, non per la loro bellezza. Però come dicevi, e l'arte non te la nega nessuno, mentre magari comprare un bel oggetto uno non ha i soldi, l'arte la puoi invece goderla andando a vederla dal vero, perché vederla sul catalogo, i quadri non sono la stessa misura come nella realtà, quindi andare a vedere le mostre è importantissimo. E ognuno di noi, osservando un quadro, vede poi se stesso, delle cose della sua vita, no? Secondo me. Ma questo non lo so, No? so che ognuno vede delle cose diverse dall'altro, Certo. e quello sì, sicuramente. Ma e invece in questi ultimi anni, con tutto quello che sta succedendo, che anche ora, no? Insomma, con queste varie problematiche, come la stai vivendo? Come la vedi? Insomma? Ma guarda, ti spiego, sempre l'età che conta. Per me non c'è il futuro è questo, a differenza di voi che avete un futuro, quindi pensate quando avrete 50 anni, quando avrete 60, non di più, non si arriva mai a pensare più di 50-60. Quindi non ho la preoccupazione di dire quando, fra 10 anni, non so se ci sarò. Quindi vivo il futuro adesso, vivo. Certo. È una sensazione che... Bellissima, ma qualcuno potrebbe dire, questa per alcuni si chiama illuminazione, no? Per quelle... Ma per me è una constatazione. Però per delle teorie, diciamo, orientali, non so se Beh, tu hai mai perché frequentato. giunta in età tutti gli anni, tutti i momenti sono buoni, perché guardo quello che mi muore intorno, un amico, uno che conoscevo, e quindi tutti i momenti sono buoni. O uno rimane invalido, uno... Io poi sono spesso all'ospedale perché ho avuto un infarto, 2 ischemie che mi avevano tolto la parola, mi hanno tolto 2 melanoma, avevo problemi ai reni che mi erano venute le gambe per 2 anni gonfie così, adesso sto bene. E all'ospedale anche mi diverto anche lì perché ci sono tante belle infermiere, anche le dottoresse, e allora faccio i disegni, giorno e notte faccio i disegni come quello, poi le regalo alle ragazze. Allora anche lì è una forma di... Dopo è bello perché ti vogliono bene, quando arrivi ti tengono in considerazione. Sergio, Sì, vuoi aggiungere qualcosa per quello che riguarda il tuo lavoro, qualsiasi, per quello che riguarda appunto quello che fai, le tele?
Hai qualcosa da dire? Sì, che mi rendano veramente felice. Dipingerei giorno e notte fino alla stanchezza ulteriore, perché anche a casa faccio queste cose qua, per esempio. Queste qua, che sembrano cartoncini, invece sono tele. E mentre sono a casa guardo, anche al ristorante porto i quadri piccolini così da fare mentre mangio. Ecco qua c'è Babbo Natale che spingerà la Ferrari che è rimasto senza benzina, perché anche quello ci vuole delle idee, caro benzina. Ecco qua ci sono altri soggetti molto belli, questo qui è il presepe con la Madonna, poi l'ho fatto ancora più moderno che telefona alla mamma. Molto il Natale, no? Perché dicevi prima che siamo tutti bambini, sempre, È no? difficile dimenticare perché poi i nonni che se ne vanno, a volte i genitori, quindi non c'è più quell'atmosfera che eravamo quando eravamo piccolini, tutti intorno alla tavola a scartare i regali, quelle cose lì, da grandi non sono più ripetibili. E poi dentro di noi siamo sempre dei bambini, perché come ho detto prima, sono andato a letto a 16 anni e mi sono alzato che ne ho 76. Perché dentro siamo uguali, è fuori che cambia lo scafandro. E allora è come guardare dietro uno scafandro, la gente che ti vede un vecchio, però dentro di noi stessi siamo sempre noi stessi. È una cosa che viene quando si è avanti con gli anni. E quindi così la vita. Perché ho detto questo? Perché qua c'è dei quadri che è vostra responsabilità. C'è scritto, se siete schizzignosi, non continuate. Ah, ok. Continuo, Continui pure. virgole di merda. È un ricordo di quando ero bambino che a scuola non c'era la carta igienica, allora i bambini si pulivano il sedere col ditino, Certo. però il ditino dove lo pulivano? Sul muro. Sul mattonello. Una Perché- influsso di Manzoni anche qua. Esatto, manzoni e in scatola che non sai Esatto. se c'è realmente dentro. Esatto. Qua invece la vedi e la Qua senti Ah, anche. fantastico. Si vede e si sente. Bellissimo. Questo è il giramerda Bellissimo. e questo faccio di merda. Che un domani magari mi ricostruiscono col DNA della merda. C'è un pezzo di merda. Fantastico. Questo ve lo lascio.